Benvenuti anche oggi sul mio canale, io sono Rosa Parrato e oggi vi faccio vedere come realizzare questa bellissima borsa. Nel box informazioni voi trovate tutti i dettagli per la misura e per il filato che ho usato. Io ho usato il filato Ares di Borgo dei Pazzi, vi devo dire che questo filato è veramente super morbido e bellissimo perché è anche lucente ed è un cordino piatto. Ok, io ho usato l'uncinetto 3,5 invece di usare l'uncinetto che viene consigliato sull'etichetta, perché in questa maniera, come potete vedere dalla foto, la borsa viene bella rigida. Andrò comunque a foderare la borsa con del tessuto perché ovviamente, come potete vedere, è forata. Borgo dei Pazzi mette a disposizione un codice sconto di 5 euro per tutte coloro che mi seguono e guardano i miei tutorial. Nel box informazioni trovate sia il link del sito web e anche ovviamente il codice sconto di 5 euro. Detto questo, passiamo adesso al tutorial. Inizio la mia lavorazione con l'uncinetto 3,5 e metto su 21 catenelle e 21 catenelle corrispondono a circa 13 centimetri. Adesso a questo punto iniziamo la nostra lavorazione con delle maglie basse. Io ho 21 catenelle, qui ho la catenella per girare, giro, vedete il lavoro e inizio a lavorare delle maglie basse. Una maglia bassa in ogni catenella, in questa maniera qui. Alla fine della riga io avrò un totale di 20 maglie basse. Completata, vedete, la prima riga, questo sarà il risultato. Adesso una catenella, giriamo il nostro lavoro e subito, vedete, qui ho la catenella, subito dopo ho una maglia bassa, entro e lavoro la prima maglia bassa e lavorerò una maglia bassa in ogni punto, ripetendo la stessa lavorazione della prima riga, e alla fine della seconda riga avremo sempre 20 maglie basse. Completata la mia seconda riga, per le righe successive devo sempre lavorare una catenella, giro il mio lavoro, qui ho la catenella e nel punto subito, vedete, nella prima maglia bassa lavoro una maglia bassa e lavorerò sempre una maglia bassa in ogni maglia bassa fino a raggiungere la mia altezza. Io adesso vado a proseguire e poi vi dico quante righe e quanti centimetri ho realizzato. Ho realizzato un totale di 38 righe. In centimetri le mie righe sono circa 25 centimetri per una profondità di 14,5 centimetri. Adesso a questo punto noi ci troviamo, vedete, da questo lato ovviamente. Che cosa facciamo? Io vado a realizzare un giro di maglie basse tutte intorno. Inizio entrando nella stessa maglia, vedete, dell'ultima maglia bassa. Io qui ho lavorato l'ultima maglia bassa, giro ed entro di nuovo nella stessa maglia e lavoro una maglia bassa. E adesso vado a mettere un marcapunti, così sono sicura di non confondermi quando devo completare la riga. Ora in ogni riga, vedete, corrispondente, noi andiamo a lavorare una maglia bassa, quindi ho lavorato una maglia bassa qui, entro, guardate, nella prossima riga e lavoro una maglia bassa. Ho un'altra riga, vedete qui, entro e lavoro una maglia bassa. Ho ancora un'altra riga, entro e lavoro una maglia bassa. E così, vedete, in ogni riga entriamo e lavoriamo una maglia bassa. Io qui, vedete, non entro così per evitare che si faccia un foro troppo grande, quindi entro attraverso le maglie e lavoro la maglia bassa. E così per tutta la riga fino ad arrivare al primo angolo. Quando arrivo nell'ultima riga, vedete, di maglie, vado sul primo punto e lavoro la prima maglia bassa e ne lavoro un'altra, quindi lavorerò 2 maglie basse nell'angolo e poi vado a proseguire, vedete, lavorando una maglia bassa in ogni punto
E quando arrivo, vedete, negli altri angoli, quindi quando arrivo in quest'angolo e arrivo nell'altro angolo, lavorerò sempre 2 maglie basse per girare il lavoro fino ad arrivare al marcapunti. Quando ho completato, vedete, tutto il mio giro a maglia bassa, io arrivo nel punto precedente al marcapunti, taglio il filo e qui vado a chiudere la lavorazione e la chiudo, vedete, sul punto dove ho il mio marcapunti. Quindi entro dal davanti in questa maniera, carico il filo, da dietro entro al centro entrando nel nodino e poi entro al centro del punto e così, e chiudo la lavorazione. Ovviamente andiamo a nascondere all'interno la codina. Io mi aiuto con un ago di metallo e poi vado a saldare. E così vedete che abbiamo terminato il nostro fondo. A questo punto noi dobbiamo contare le nostre maglie basse. Nel mio caso sono 114 maglie basse. Le maglie devono essere un multiplo di 6. Per capire se sono un multiplo di 6 dovete semplicemente su una calcolatrice mettere il vostro numero di maglie, che nel mio caso è 114, e dividere per 6, quindi 114 diviso 6. Se il risultato sono due cifre, quindi 19, 20, 21, comunque cifre senza la virgola, allora voi avete un multiplo di 6, quindi può essere anche una sola cifra, l'importante è non ci sia la virgola. Qualora ci sia invece la virgola, vuol dire che non avete un multiplo di 6. Quindi dovete aggiungere delle maglie o toglierle. Se dovete toglierle o aggiungerle, ricordate di farlo in maniera omogenea. Per esempio, se dovete diminuire di 4 maglie basse, lo fate nei 4 angoli. Se per esempio dovete diminuire di 2 maglie basse, lo fate sui 2 lati della borsa. Una volta che conoscete il numero delle maglie da togliere o ad aggiungere, da questa riga che segue andate a fare questa operazione. Al centro, vedete, più o meno del mio fondo, in questa maniera qui, prendendo 2 asole, e semplicemente realizzo una catenella, entro di nuovo nello stesso punto e realizzo una maglia bassa. Su questa maglia bassa andate a mettere un marcapunti. E adesso realizziamo una maglia bassa su ogni maglia bassa. Io porto anche, vedete, la codina con me, in modo che dopo la vado semplicemente a saldare dietro. Entriamo in ogni punto, senza realizzare né aumenti e né diminuzioni. Quindi semplicemente, guardate, in ogni punto realizziamo una maglia bassa. Anche quando arriviamo nell'angolo, lavoriamo una maglia bassa su ogni maglia bassa, in questa maniera, e andiamo a fare questo fino ad arrivare al marcapunti. Quando arrivo al marcapunti, io semplicemente tolgo il marcapunti e sulla maglia bassa lavoro una maglia bassa e rimetto il marcapunti. Questo significa che andrò a lavorare a spirale, non chiudo la lavorazione ma semplicemente la continuo con delle maglie basse. Andate a tirare il filino, ovviamente possiamo tranquillamente già fermare la nostra codina. Adesso semplicemente noi andiamo a proseguire sulle maglie basse lavorando una maglia bassa su ogni maglia bassa e vado a continuare fino ad arrivare al marcapunti. Quando arrivo, vedete, al marcapunti, io semplicemente tolgo il mio marcapunti, rifaccio la mia maglia bassa e rimetto il mio marcapunti. Adesso io non faccio altro che andare a ripetere qualche altra riga,
Ok, ripeto qualche altra riga, vedete adesso già alla seconda riga abbiamo questo effetto che si va a sollevare. Io vado a proseguire per altre righe e poi vi dico quante righe ho realizzato. Ho realizzato un totale di 7 righe, contando, vedete, anche la riga di maglie basse tutte intorno. In centimetri avremo più o meno un'altezza di circa 4 centimetri. Adesso guardate, tagliamo il nostro filo e andiamo a chiudere. E questo, vedete, sarà il nostro risultato. A questo punto, vedete, io mi aggancio al centro della borsa con un colore di contrasto. Io ho usato il grigio chiaro e il grigio scuro. Inizio, come avete visto, con il grigio scuro e poi con il grigio chiaro, vedete, mi vado ad agganciare alla borsa. Realizzo una catenella, rientro all'interno e lavoro una maglia bassa. Ne lavoro un'altra e un'altra ancora, quindi un totale di 3 maglie basse. Adesso 1, 2 e 3, salto 3 punti di base, quindi 1, 2, 3 e nella quarta lavoro una maglia bassa nella seconda maglia bassa e un'altra maglia bassa, un totale di 3 maglie basse e di nuovo 1, 2 e 3. Salto 1, 2, 3 e nella quarta lavoro la prima maglia bassa, la seconda e la terza e di nuovo 1, 2 e 3, salto 1, 2, 3 punti, nella quarta di nuovo lavoro una maglia bassa e quindi vedete abbiamo questo risultato. Adesso andate sempre a proseguire lavorando 3 maglie basse, 3 catenelle, saltiamo 3 maglie di base e di nuovo 3 maglie basse, così per tutta la riga fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Arrivo alla fine, vedete, della mia riga. Se abbiamo lavorato correttamente avremo questa situazione: le 3 maglie basse, le 3 catenelle, 1, 2 e 3. Vado a chiudere, vedete, sulla prima di queste maglie basse a maglia bassissima. Adesso dobbiamo andare a creare i nostri archetti. Io mi trovo, vedete, in questa maniera qui, entro nella maglia centrale, noi abbiamo lavorato 1, 2, 3 maglie basse, io entro a maglia bassissima sulla maglia centrale, su questa, vedete, poi entro, faccio una catenella, entro di nuovo e lavoro una maglia bassa. Adesso nell'archetto vado a lavorare 7 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maglie alte. Adesso guardate, noi qui abbiamo 1, 2 e 3 maglie basse, sulla maglia bassa centrale lavoriamo una maglia bassa e di nuovo filo sull'uncinetto. Quando completo, vedete, l'ultimo archetto, ho realizzato le mie 7 maglie alte. Adesso sulla maglia bassa, vedete qui abbiamo realizzato la catenella, sulla maglia bassa
chiudiamo a maglia bassissima in questa maniera qui. Ok, adesso io devo lavorare in questa maniera, questa che sarà, io la chiamerò prima riga, perché in questa maniera qui voi sapete che da questa riga e quella successiva dovete continuare la vostra lavorazione, quindi ripeterete sempre questa riga più la seguente fino all'altezza della vostra borsa. Quindi io mi trovo in questa maniera qui, vedete, entro, io devo lavorare praticamente, io ho 7 maglie alte, devo lavorare 3 maglie basse sulle 3 maglie alte centrali, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Allora attraverso, vedete, a maglia bassissima le prime 2, quindi 1 e 2 e mi porto al centro delle 3 maglie alte. Entro nella prima e lavoro una maglia bassa, entro nella seconda, lavoro una maglia bassa, entro nella terza e lavoro una maglia bassa. Quindi ho lavorato, vedete, 3 maglie basse in questa maniera qui. Se vi volete aiutare, sulla seconda mettete un marcapunti, così non vi confondete. Adesso 1, 2 e 3 catenelle e anche qui contiamo 1 e 2 maglie alte, le saltiamo e sulla terza lavoriamo una maglia bassa, una seconda e una terza e di nuovo 1, 2 e 3, saltiamo 1 e 2 maglie alte e sulla terza lavoriamo 1, 2 e 3 maglie basse e di nuovo 1, 2 e 3, saltiamo 1 e 2 maglie alte e dalla terza in poi lavoriamo 1, 2 e 3 maglie basse e di nuovo 1, 2 e 3, saltiamo la prima maglia alta, la seconda e sulla terza 1, poi 2 e poi 3 e così vedete man mano viene la nostra lavorazione. Adesso andate a proseguire alla stessa maniera fino al marcapunti. Una volta arrivati alla fine della nostra riga, io ho lavorato le 3 maglie basse sulle 3 maglie alte, 3 catenelle, e dove ho, vedete, la maglia bassa, quindi ho messo il marcapunti, semplicemente vado su questa maglia bassa e lavoro una maglia bassa e qui vado a rimettere il marcapunti. A questo punto, vedete, dobbiamo lavorare in ogni archetto le nostre 7 maglie alte, quindi filo sull'uncinetto, entro all'interno e lavoro 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maglie alte. Ora sulla seconda, quindi 1 e 2, sulla seconda maglia bassa, quindi la maglia bassa centrale, una maglia bassa e ripeto. Completato l'ultimo archetto, io vedete ho il marcapunti, tolgo il mio marcapunti e qui lavoro una maglia bassa in questa maniera qui. Ok, adesso noi dobbiamo sempre arrivare al centro delle 3, vedete, maglie alte, quindi entro nella prima maglia alta e lavoro una maglia bassissima, entro nella seconda e lavoro una maglia bassissima, entro, vedete, nella terza e lavoro la prima maglia bassa.
lavoro la seconda e lavoro la terza, e sulla seconda, vedete, maglia bassa metto il marcapunti. E adesso inizio da capo la sequenza dalla prima riga, quindi 1, 2 e 3, salto 1 e 2 maglie alte e sulla terza lavoro la prima maglia bassa, la seconda e poi la terza. Di nuovo 1, 2 e 3, salto 1 e 2 maglie alte e sulla terza lavoro la prima maglia bassa, la seconda e la terza, e vado, vedete, a proseguire così fino al marcapunti. Completata la sequenza della prima riga, io mi trovo, vedete, sull'archetto, 3 maglie basse, 3 catenelle, dove ho il marcapunti, tolgo il marcapunti e realizzo una maglia bassa. Rimettiamo il marcapunti e adesso iniziamo da capo la seconda riga della sequenza, filo sull'uncinetto e maglie alte in ogni archetto, quindi 7 maglie alte nell'archetto. Sulla maglia bassa centrale 1, 2, 3, su quella centrale maglia bassa. Adesso praticamente noi andiamo sempre a ripetere la sequenza della prima e della seconda riga. Se avete difficoltà ovviamente a ricordare i passaggi, andate sempre a rimettere indietro prima e seconda riga. Io sullo schermo ve lo scrivo, così è più semplice, insomma, andare a recuperare ogni volta la prima e la seconda riga. Io adesso vado a continuare per un tot di righe e poi vi dico quante righe, quanti centimetri ho lavorato. Allora ragazzi, io ho proseguito e ho lavorato, vi conto i gruppi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e 9, vedete dove ci siamo legati, quindi abbiamo 9 fori. L'altezza della lavorazione nel mio caso è di circa, facciamo dalla parte più alta, 20 centimetri. Ok, adesso noi ci troviamo in questa maniera. Io praticamente ho lavorato l'ultima riga, vedete che sono solo le nostre maglie alte, quindi che cosa faccio? Ho lavorato l'ultimo archetto e tolgo il marcapunti, vedete, e sull'ultima, qui è l'ultima maglia alta, io praticamente taglio il filo e lo tolgo in questa maniera qui, con un ago vado a chiudere la lavorazione sulla maglia, vedete, sulla maglia bassa. Qui ho la maglia bassa, entro in questa maniera qui, guardate, tiro bene la lavorazione così ed entro al centro della maglia alta. E così abbiamo, vedete, pulito la nostra lavorazione. Adesso io con il colore di contrasto vado a iniziare la lavorazione, ovviamente per lavorare un bordo di maglie basse. Personalmente inizio da uno dei lati, ovviamente, della mia borsa. Quindi noi abbiamo 7 maglie alte, 1, 2 e sulla terza iniziamo lavorando una catenella, entriamo nello stesso punto e lavoriamo una maglia bassa, ne lavoriamo un'altra e ne lavoriamo un'altra, quindi 3 maglie basse sulle 3 maglie alte centrali. Adesso 1, 2 e 3, saltiamo 2 maglie alte dell'archetto e ne lavoriamo 3 solo al centro, 1, 2 e 3, di nuovo 1, 2 e
3, saltiamo le 2 maglie alte e dalla terza in poi lavoriamo solo 3 maglie basse e di nuovo 1, 2 e 3, saltiamo nel prossimo archetto le 2 maglie alte e sulle 3 maglie alte centrali lavoriamo 3 maglie basse. E questo, vedete, sarà il nostro risultato. Io vado a proseguire fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Quando arrivo, vedete, nell'ultimo archetto con le 3 catenelle, semplicemente vado sulla maglia bassa e lavoro una maglia bassa in questa maniera qui, e qui andiamo a mettere un marcapunti. Ok, adesso nella prossima maglia bassa lavoro una maglia bassa, e dove ho, vedete, l'archetto, semplicemente lo attraverso e lavoro 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3 maglie basse, e di nuovo sulla maglia bassa, dove ho le 3 catenelle, attraverso le catenelle e lavoro 1, 2 e 3. In questa maniera, vedete, abbiamo questa lavorazione. Adesso voi dovete andare a proseguire lavorando sempre una maglia bassa su ogni maglia bassa, e dove abbiamo le 3 catenelle, vedete, attraversiamo attraverso in questa maniera e lavoriamo 1, 2 e 3 maglie basse. Quindi proseguite fino al marcapunti. Una volta che siamo arrivati dove abbiamo l'ultimo archetto, io nell'ultimo archetto, guardate, faccio solo 2 maglie basse, tolgo il mio marcapunti e qui inizio subito di nuovo con la maglia bassa e vado a rimettere il marcapunti, perché adesso noi dobbiamo ripetere delle righe di maglie basse come abbiamo fatto per la prima parte, quindi andrò a ripetere le stesse righe. Quindi adesso in ogni riga, vedete, semplicemente entriamo e lavoriamo la nostra maglia bassa in ogni maglia bassa. Quando arriviamo al marcapunti lavoriamo la maglia bassa e rimettiamo il marcapunti, quindi lavoriamo a spirale senza chiudere la lavorazione. Io vado a proseguire per un totale di 7 righe. Una volta che ho completato le mie righe, quindi arrivo, vedete, al punto precedente, taglio il filo, lo sfilo, con un ago vado a chiudere la lavorazione, tolgo il marcapunti, salto, vedete, un punto, salto il punto praticamente dove avevo il marcapunti ed entro dalla parte retro di quello dopo e vado, vedete, a chiudere e a riformare ovviamente il punto che abbiamo saltato in questa maniera qui, così non c'è lo scalino. Adesso dobbiamo realizzare un manico. Io ho realizzato un manico tubolare da 90 cm. Se volete che il manico non slabri, andate a procurarvi un tubicino da travaso che trovate in ferramenta e lo andate a infilare, vedete, all'interno della lavorazione. Per il tutorial che ho realizzato per i manici lo trovate nel box informazioni, è un manico tubolare. Con questo filato per lavorare il manico io ho messo su 7 maglie basse. Adesso guardate, noi dobbiamo lasciare il manico aperto ovviamente e poi lo andremo a chiudere dopo. Dobbiamo andare a realizzare una piega nei lati sfruttando quelli che sono i fori. Vedete, io devo sfruttare i fori in questa maniera qui e infilare il mio manico. Quindi lo farò sia di qua che dall'altra parte. E così. E faremo ovviamente la stessa cosa anche da quest'altra parte, sempre dal centro, ovviamente evidenziate il centro e poi andiamo, vedete, a fare in questo modo e infilare l'altra parte del manico. Allora sono così
ed ecco qui, infiliamo prima un lato in un foro e poi nell'altro. Fatto questo, una volta che abbiamo, vedete, infilato così, abbiamo le due pieghe sia di qua che di là. Ovviamente questo modo di chiudere è opzionale, voi potete lasciare anche la borsa aperta se vi piace larga, quindi la parte superiore, e andare a mettere dei manici a vostro piacimento, anche in ecopelle. A questo punto vedete la borsa è terminata, io sicuramente andrò a foderare la borsa perché ovviamente è bucherellata, e tenete sempre conto che la vostra fodera dovrà essere cucita al di sotto, vedete, dei manici, quindi magari dal primo, vedete, dal secondo, questo è il primo foro, andate a cucire dal secondo perché ovviamente questa parte interna, vedete, del manico dovrà scorrere per aprire la borsa. Io spero sempre che il tutorial vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale e iscrivetevi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato, dove potete farmi vedere i vostri lavori. Io vi saluto e vi rimando ad uno dei miei prossimi tutorial.